Buongiorno a tutti, ciao Cristina, bentornati sul nostro canale. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, cliccate sulla campanella e iscrivetevi per restare informati tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Eccoci Cristina, sei pronta alle 9 domande? Carica. Stavolta te ne ho selezionate di impossibili perché dobbiamo metterla alla prova, no Cristina, vedere se è preparata. Io so già che è così. Sei pronta alle super domande? Diventa sempre più difficile questo incontro. No, non è vero, tanto qualsiasi cosa ti chiedo non c'è bisogno che ti prepari perché sei preparatissima. Allora, in merito alle domande che mi sono arrivate, siccome mi sono arrivate delle domande un po', alcune un po' vaghe, alcune un po' particolari, perché mi chiedono esiste qualche olio per, esiste qualche miscela per, esistono integratori per. Quindi volevo magari fare prima una piccola premessa, nel senso, a volte si dice, non so, questo olio essenziale serve per, e di solito un olio essenziale singolo non ha un singolo scopo, ma ha diversi scopi, perché la domanda di una persona mi diceva, ma se quest'olio, tipo mi chiedeva il rosmarino, serve per questo, com'è possibile che serva anche per quello? In realtà è perché gli oli hanno diversi principi attivi all'interno, no? Quindi è come dire l'aspirina mi serve dal mal di testa al raffreddore, per dire. Quindi ci sono diversi scopi per lo stesso olio. Certo. Le miscele diventa un pochettino più complicato, nel senso che, o più facile magari, perché ci sono delle miscele, soprattutto quelle di doTERRA, immagino anche di altri, Certo. che sono già dei mix pronti di oli, di solito tutti che agiscono in sinergia verso un determinato scopo. Perfetto, proprio così. Esatto. E quindi anche la miscela stessa a volte può servire per diversi scopi, sia soprattutto magari quando si parla di scopo fisico, scopo emozionale, scopo vibrazionale, eccetera. Come forse 2 incontri fa parlavamo dell'air, no? Ti ricordi che si diceva Certo. dal purificare l'ambiente piuttosto che essere ottimo per tutte le patologie tra virgolette, poi qui faccio un altro inciso, dell'apparato respiratorio, sia l'aspetto vibrazionale, emozionale, scusami, del risvegliare il bambino interiore, il gioco, oppure liberare da ciò che ci opprime, no? Ciò che ci toglie il fiato, oppure anche Certo. metaforicamente si diceva prendere un sospiro di sollievo. Questo era un esempio di una miscela. Quando mi parlano di integratori, correggimi se sbaglio, si apre un altro mondo. Quindi Si apre un altro mondo. è vero che comunque gli integratori di doTERRA sono integratori fatti per lo più a base di oli essenziali. Ok, quindi il principio è sempre lo stesso, come se fosse una miscela trasformata in integratore perché viene aggiunto qualche elemento sempre naturale, sempre compatibile, sempre con tutte le caratteristiche di certificazione di doTERRA, ma l'integratore ha uno scopo preciso. Quindi Certo. se è un terreno un po' delicato quando parliamo di integratori, no? Poi io ho sentito tanti che obiettano, no, perché devo prendere un integratore? Io sono una a cui piace prendere integratori perché sono molto attenta all'alimentazione, a una vita sana, eccetera, però proprio per questo mi rendo anche conto che un'integrazione, cioè si va a integrare un qualcosa che manca. E al giorno d'oggi purtroppo dobbiamo tener conto di tanti fattori. Uno, non so, la stagionalità. L'inverno per il metabolismo è una stagione molto forte, molto pesante, dove i cibi sono più, hanno determinate caratteristiche, a volte magari anche più grassi, più intensi, più caldi. Si passa verso l'estate dove si passa a cibi freschi, che hanno caratteristiche diverse. Di solito nell'inverno manchiamo di quegli alimenti ricchi di vitamine, eccetera, quindi andiamo in carenza di vitamine. Faccio un esempio, no? E poi Certo, certo, certo. un'altra cosa secondo me da tenere presente è uno che purtroppo, per quanto ci impegniamo, uno stile di vita sano non è così semplice.
Non è così facile. Non è così facile, siamo tutti peccatori e quindi... Ma alcune volte non è neanche solo quello che mangiamo, parliamo già anche ad esempio dell'aria che respiriamo, cioè di cose che non sono dovute da noi. Esatto. L'aria non la scegliamo noi, l'aria che respiriamo, ma anche il lavoro, lo stress, la vita che abbiamo ultimamente frenetica, sono comunque tutti stress per il corpo di cui ogni tanto è buono purificarsi, per cui non parliamo solo dell'alimentazione che possiamo deciderla. Queste sono cose che purtroppo, o i medicinali, quante volte magari ci tocca prendere dei medicinali che vanno Sì. puliti, cioè bisogna fare in modo che il fegato venga pulito, il corpo venga Perfetto, pulito. infatti qua mi aggancio perché mi hai fatto un assist pazzesco, perché infatti la prima domanda era la depurazione. Hai parlato Vedi? di fegato, io per esempio sono molto attenta da anni alla depurazione del fegato per alcuni motivi, tipo io ho problematica agli occhi, eccetera. Per la Certo. medicina cinese il fegato si collega all'apparato visivo, all'apparato riproduttivo, quindi ed è un asse molto importante. Il fegato poi, come giustamente dicevi tu, è quello che pulisce un organo emuntore, quindi è quello che viene caricato di più in Certo. ambito anche psicosomatico. Il fegato è l'organo della rabbia, della Brava. frustrazione. Poi in questo Ve lo stavo periodo dicendo io. ne abbiamo fatto tutti il pieno, quindi abbiamo dei fegati. Poi io per esempio, tanti che mi seguono sanno, io sono sia fisioterapista che osteopata, quindi io vedo tantissime problematiche di origine viscerale, quindi epatica, che vanno a ripercuotersi sulla spalla destra piuttosto che alla zona Certo. dorso-lombare, quindi oppure danno emicranie, quindi a metà lato, emicranie laterali sul lato destro, a volte sinistro. Quindi il fegato è un organo molto molto importante. E dicevo, io lo faccio su di me e lo consiglio sempre, quando c'è il cambio di stagione è fondamentale pulire il fegato. Ricordo che anche quando io lavoro come osteopata e dico ho trovato una correlazione con il fegato, mai ci riferiamo a patologie, ok? Allo stesso modo, quando adesso Sempre andremo a a livello parlare di qualcosa energetico. che ci aiuta in questo ambito, non stiamo assolutamente parlando di un farmaco. Ricordiamo che mai un olio essenziale si può sostituire a un medicinale, a un farmaco, a una terapia medica. Quindi se uno ha un problema, io consiglio sempre di andare a fare riferimento al proprio medico piuttosto che a un esperto che possa valutare questa scelta. Quindi importante anche, adesso noi magari chiacchiereremo su qualche integratore, però non si prendono gli integratori così a caso, perché tanti dicono prendo un integratore con la vitamina tale, perché ho visto il post su Facebook. Attenzione, abbiamo fisici diverse, esigenze diverse. È vero che il corpo ha la capacità di eliminare quello che non gli serve, quindi un integratore preso che non serve, il corpo prende quello che gli serve, il resto lo butta. Però buttiamo pure i soldi, giusto Cristina? Se Giusto. non andiamo ad azzeccare quello più corretto. Quindi magari ascoltateci bene piuttosto che vedete se è la vostra problematica, o piuttosto scriveteci o fate riferimento a qualcuno di competente. Quindi l'assist era per il fegato, ok? Sì. Io so cosa uso, ma chiediamo a Cristina, cosa consiglieresti per una depurazione? Sia in senso generale ti chiedo, anche se la domanda che mi avevano fatto era specifica per il fegato, io ti chiederei cosa consiglieresti per una purificazione in senso lato, quindi poi parliamo anche dei vari step della purificazione, e una depurazione epatica. Allora, partiamo dall'inizio. Ok, Partiamo da una depurazione, diciamo che siamo in primavera, ok. quindi siamo proprio in periodo di pulizie, delle grandi pulizie, sia in casa che non in casa, e il nostro corpo è come se fosse una casa, per cui dobbiamo pulire anche il nostro corpo. Sì. Quindi, per una pulizia della casa, visto che abbiamo parlato anche di casa, possiamo usare benissimo in diffusione il lemongrass, che è un ottimo purificatore per la casa, proprio delle pulizie, o l'air, che ne avevamo già parlato settimana Poi scorsa. mi viene in mente un Però, inciso, scusa se ti interrompo, quando hai detto pulizia della casa, mi è anche venuto in mente che una cosa importante da tenere presente è che ogni volta che facciamo spazio, lasciamo spazio a qualcosa di nuovo, a quindi qualcos'altro. togliamo lo sporco, arriva il pulito. E
la depurazione in primavera o la depurazione epatica permette al metabolismo di aumentare le difese immunitarie, quindi casa pulita, certo, casa forte, giusto? certo. Giusto? Certissimo. Okay. E il Quindi ti lemongrass? dicevo, se vogliamo anche pulire la casa, possiamo usare in diffusione del lemongrass che ti dà proprio questa sensazione di pulito e di fresco, visto che adesso si comincerà a aprire le finestre, aprire, arieggiare. E ok. Per quanto invece vi riguarda la parte nostra, quindi la nostra casa, soprattutto per il fegato, io uso tantissimo lo Zendon Green. Guarda, ve lo faccio anche vedere. Ah, ok, sì, la miscela. Vede bene? Ok. Ok. Spiegaci come la usiamo. Questo olio io lo uso io e come sapete, vabbè, lo uso nel mio istituto. Io personalmente in questa stagione faccio una cura di almeno un mesetto, dove prendo 2 o 3 gocce, le metto in capsule, quelle vegetali, Sì, anch'io sono comodissime. Sì, sì, perché almeno non senti il sapore, non senti niente e le esatto. ingerisco durante il giorno. Uno può essere più comodo la mattina, uno può essere più comodo a mezzogiorno, uno può essere più comodo come vogliono loro. L'importante è che le prende. Se partiamo con 2 o 3 gocce, poi è il corpo stesso che capisce se ne possono prendere qualcuno in più o se se stanno prendendo troppe di ridurle. Io di solito ne prendo 2, massimo 3 gocce, non di più. E È volendo uguale si può prima dei anche mettere. pasti, dopo i pasti, non cambia? Allora, io sono un po' distratta in queste cose, quindi quando ti dico la verità, quando mi ricordo, non sto a guardare se prima dei pasti o dopo i pasti. Poi ognuno è quello che vi voglio dire, poi ogni corpo capisce se magari no, non lo digerisco bene, allora è meglio che lo prendo dopo. Io non ho problemi, quando mi ricordo lo prendo Io li prendo alla durante la mattina a giornata. digiuno e alla Io di sera. solito lo prendo la mattina, Sì, però se prima o dopo colazione è indifferente, nel senso quando ok. mi ricordo veramente. E se no, se uno vuole anche portarsi una bevanda diversa al lavoro, lo può mettere in 1 litro d'acqua. L'importante, se lo mette nell'acqua, è che la bottiglia sia o di vetro o una borraccia, non nella plastica, perché gli oli essenziali nella plastica non vanno bene, vengono assorbiti dalla plastica e diventano più nocivi che se non li prendiamo. E poi shakerarli perché tendono un po' per effetto tensioattivo Tendono a dividersi, certo è olio come tutto, quindi sì, agita bene la bottiglia prima di berlo e poi dopo se lo beve. ok, Io al perfetto. lavoro lo uso anche per fare i massaggi, quindi preparo con un po' di olio, aggiungo all'olio che uso per fare il massaggio questo olio e lavoro bene la zona del fegato e la lavoro anche sul piede nella zona riflessa. Per Ah, cui se uno vuole approfondirlo anche può fare così, prende un pochino di olio, con un po' di olio, lo passa dove ha il fegato e sotto al piede vanno bene al centro di tutti e 2 i piedi, perché ovviamente non è facile azzeccare il punto del fegato, tanto poi dopo l'olio ci pensa lui a fare il suo lavoro. Ecco. allora, qui però è doverosa, a me, la mia anima di osteopata o di anatomista, mi viene da dire che tu hai fatto vedere bene, però le persone pensano che il fegato, adesso magari voi vi vedete a specchio, questa è la mia mano destra, che il fegato sia qua in basso. In realtà il fegato, il margine inferiore del fegato corrisponde al margine costale, quindi se volete veramente trovare il fegato dovete scendere, trovare il bordo dell'ultima costa e fare come se, oplai, vi voleste infilare sotto. Allora siete, perché la parte sopra del fegato è all'altezza del capezzolo, quindi il fegato è molto più alto anatomicamente di quello che la gente pensa. Questo era l'inciso da anatomista rompiscatole, però siccome per il mio No, ma lavoro. meglio perché così almeno lo si Sì, mette a perché se punto no andate giusto. a farvi semplicemente, se no andate sull'intestino, sul rene o addirittura ancora più in basso. Il fegato, ricordatevi che è molto, molto alto. Quindi il fegato per sentirlo dovete proprio andare sotto le coste. Quindi è un organo sottodiaframmatico, quindi quando inspirate il diaframma si abbassa e se voi avete le dita ve lo trovate proprio a contatto. Mini lezione di anatomia. Beh, sempre utile anche quello. Ok, prego. Nel piede non sto a dirvi dov'è perché è un puntino, quindi mettetelo al centro del piede e poi dopo è l'olio che sa dove deve andare e cosa deve fare. Sì, Perché magari voglio poi evitare facciamo un appunto. post con il punto riflesso del piede.
sulla pagina Facebook, colgo l'occasione, seguiteci sulla pagina Facebook Magic Suite doTERRA, Magic Suite, dove mettiamo sempre anche queste cose qua, le registrazioni dei video, anche qualche cosa di simpatico o delle indicazioni tutti i giorni. E magari facciamo un post con il punto del fegato, Cri? Certo. Ok, tanto lo so che lo fai mettere a tuo marito perché è lui che gestisce i social, quindi si può fare. Scrivitelo appunto, mappa del punto del fegato. Giusto. Ok, quindi ecco, poi è tanto sottovalutato l'uso degli oli sotto la pianta del piede, ma è veramente, veramente potente. Io ricordo uno dei primi libri che avevo letto sull'aromaterapia e mi sembrava incredibile. Poi forse l'avevamo già detto questa cosa, che quello che aveva scritto il libro diceva: se non ci credete, come se ti leggesse nel pensiero, fate una prova a sfregare lo spicchio d'aglio sotto la pianta del piede. Ti rimetti la calza, tutto quanto, dopo metà giornata io sentivo l'aglio come se l'avessi mangiato. Certo. Provate. Anche no, cioè dopo che l'ho provato l'ho dovuto lavare i calzini. Anche perché nel piede sono riflessi tutti gli organi, quindi di conseguenza è come se lavoriamo sul corpo. Esatto, quindi ecco, da non sottovalutare, vero Cristina? Ci sono anche oli che si mettono per quando si ha la febbre sotto la pianta dei piedi. Certo. La lavanda, la menta. La menta va benissimo. Anche l'origano va bene. Anche l'origano. Anche questo è un altro olio che puzza da maledetti. Quando io devo prendere l'origano, se non ci fossero le capsule avrei abbandonato, perché l'origano è fortissimo. Tra l'altro è proprio forte anche come sapore. Infatti. Ok, quindi stavamo dicendo della miscela Zendocrine, ma come è fatta? Ecco, vi stavo dicendo che tra l'altro è molto importante, torno indietro sul discorso di prima, è molto importante in questo periodo, soprattutto perché usciamo dall'inverno, dove magari tanta gente si è ammalata, ha preso magari anche dei medicinali, degli antibiotici, ha fatto magari delle cure importanti, quindi andare a pulire, soprattutto in questo periodo che è la primavera, quindi si comincia una nuova stagione, si comincia una nuova vita, è veramente, veramente tanto importante. Ottimo. Sì, perché poi quando c'è la primavera bisogna rinnovare, il corpo lo sente, Anche se, come dicevamo prima, si cambia alimentazione, magari d'inverno abbiamo un po' esagerato con quei cibi della cucina, poi grassi, i grassi, eccetera, e quindi serve qualcosa per pulire e qualcosa per smaltire, ok? Quindi altra super domandona, e mi aggancio, me l'hanno scritto almeno in 3 e mi dicono: esiste un olio per dimagrire? No, cioè non funziona così, se no era l'olio dei miracoli, no? L'olio dei miracoli. Si cerca sempre la bacchetta magica, in realtà il dimagrimento deve essere comunque il risultato di una dieta e tutti pensano sempre dieta dimagrante. In realtà dieta dovremmo sostituirlo con la parola regime alimentare, giusto? Quindi sceglietevi uno stile. Poi io non sono qua a dire, io personalmente, chi mi segue lo sa, io sono vegana, c'è chi è vegetariano, c'è chi è carnivoro, c'è chi è cannibale, non importa. Cioè, però sceglietevi la vostra dieta che fa per voi, però seguitela, credeteci. Cioè, diventa una questione di fiducia in quello stile alimentare, perché se no va a finire che si dice: ah, oggi c'è la dieta iperproteica, mangio tutte proteine, il giorno dopo mi sento vegano perché mangio solo pasta. Sì, sei vegano, però in 2 giorni non ne è azzeccata una. In realtà ogni dieta ha poi i suoi alimenti, i suoi compensi. Quando si parla, anche prima dicevamo, no, degli integratori che non sostituiscono niente, tantomeno una dieta. Quindi quando c'è scritto, no, ci vuole una sana attività fisica e un sano stile alimentare, ok? Quindi anche questo è un concetto un po' vago ma importantissimo. Quindi esiste un olio? Sì. Esistono delle capsule, degli integratori? Sì, però da usare con questa logica. Non pensiate di prendere l'olio magico e perdete peso. Sicuro.
Mi rifaccio anche, vabbè, è il mio campo, tu sai benissimo che io su questo ci lavoro tantissimo, e mi rifaccio a un discorso che hai iniziato tu che è veramente importante, la dieta. Diciamo che oggi la parola dieta non esiste più, a parte quella che arriva che dice sono a dieta, ma non è così. Oggi Esatto. esiste un regime alimentare. È ovvio che se una ha giusto quel chiletto da perdere, allora va benissimo un pochino di cammino e il fai da te. Io insisto che su persone che devono perdere un quantitativo che va dal minimo di 5 a più, quindi da 10 e tutto, esistono i nutrizionisti, perché le diete fai da te vanno bene magari per me, io magari ho perso 10 kg perché sono andata dalla nutrizionista, poi dopo passo la dieta alla mia amica e non perde No. netto, anzi li mette. Perché ognuno ha la sua dieta, ognuno ha la sua alimentazione, il suo metabolismo e quindi se non si sanno queste cose qua, le diete fai da te non servono praticamente a nulla. Certo. Poi, detto questo, ovvio che se uno, giusto perché vuole mangiare un pochino meno, giusto perché vuole perdere qualche chiletto, allora possiamo dare un aiuto. Esiste per doTERRA un olietto che si chiama Smart Sassi, Sì. che è un olio magico, nel senso che non è un olio, no, scusate, è una miscela, per cui è già un insieme di vari oli che va a lavorare su tante cose. Lavora sul metabolismo, quindi va ad alzare il metabolismo, che in questo periodo, come abbiamo detto prima, già si era abbassato, perché d'inverno comunque si abbassa, perché anche se il nostro corpo non va in letargo, però rallenta tutto quello che non sono le... e quindi un pochino si rallenta e adesso invece lo andiamo ad accelerare. Vi faccio vedere l'olio perché ce l'ho, si chiama Smart Sassi. Perfetto. Tra l'altro lo Smart Sassi penso che aiuti anche non quanto a dimagrire, ma abbassare, perché proprio usato in aromaterapia va a stimolare la parte cognitiva, il senso di fame e di appagamento. Sì. Quindi quella sorta di dipendenza, di voglia di... Fa un pochettino va ad su alzare il quello... metabolismo e va ad abbassare la voglia di fame. Sì. E questo è importante perché già una persona che è, tra virgolette, a dieta, cioè togliere un po' il pensiero, no? Quindi Certo. questo è un grosso aiuto che magari è correlato e interessante. Guarda, vi faccio un esempio perché io anche questo in cabina lo uso tantissimo, sia nei trattamenti, ma l'altro giorno l'ho consigliato anche a una cliente perché ha iniziato a fare dei trattamenti e io li avevo lì perché le stavo prendendo io, ho detto guarda ti lascio qualche capsula perché dopo vi dico anche un'altra cosa, ti lascio qualche capsula così se vuoi le puoi provare. Questa ragazza quando è tornata mi ha detto ma è possibile che io ho meno fame? E io non gliel'avevo detto. E gli ho detto, certo che ti hai meno fame, perché l'olio è vero che va a alzare il metabolismo, ma ti fa venire anche meno fame. E quindi era contentissima di questa cosa, infatti le ha volute e le ha comprate. Sì, E, beh, quello credo che sia un vantaggio pazzesco. questo fa veramente tanto. Che poi mi viene in Eh, mente che poi magari le possiamo proporre un'altra volta, per aver sempre gli aromi, no? Sai, per dirti, uno ha il touch, se lo Smart Sassi non esiste, ma possiamo farcelo, no? Si prende un il roll-on, si touch, mette certo, dentro lo Smart Sassi diluito con un po' di olio vettore, l'olio di cocco, l'olio di certo. mandorlo, quello che volete, e lo potete portare. Oppure, è vero che ne parlavamo anche con te, Daniele, si possono fare proprio degli oggetti, no? Del tipo una collana piuttosto che un bracciale, qualcosa che abbia dentro il pezzettino di stoffa, di cotone con l'olio Sì, essenziale o il questo si può fazzoletto. fare. Mm. Per lo Smart Sass io vi consiglio però un pochino più, perché comunque è un profumo un po' particolare, quindi magari da mettere addosso e portarselo in giro. Lì. Beh, però Eh, se uno ha quell'esigenza, avere il touch, lo chiamiamo il touch, in realtà è certo, una miscela, già allungarla, già allungata con l'olio. lo tengo in tasca, ogni tanto me lo sfrego, come avevamo insegnato a fare, sfrego tra le mani e annuso per un tot di volte questa cosa qui, fatta più volte nella giornata, aiuta Certo, tantissimo. Poi un roll-on vi dura
fate in tempo a dimagrire che non avete ancora finito lo Smart & Sassy. Questo sì che si può dare all'amica, eh? Questo sì. Allora, un altro consiglio che vi posso dare è, vabbè, a parte berlo, che l'abbiamo già detto, quindi si può mettere nelle capsule vegetali, anche lì esiste anche già fatto, si chiama Slim & Sassy invece che Smart & Sassy, ma è la stessa identica cosa. Purtroppo non ce l'ho, ma se volete ve lo cerco, ed è questo. Però non so se si vede. Sì, l'abbiamo visto, ok. Ok. Sì, sì, sì. Questo è già fatto, mi sembra che sono 4 gocce, ne potete prendere una o 2 pastiglie ai pasti, Ah, quindi 2 a perfetto. mezzogiorno e 2 alla sera. Ed è già fatto, quindi è comodo, se anche uno lavora in ufficio e tutto, si porta via la sua bella capsulina e se la beve. E quello Se però invece penso che ingerito così al pasto va a agire sul metabolismo o anche su sul quello che metabolismo dicevamo e sulla prima. diminuzione della fame, siamo Come? sempre lì, sulla diminuzione della fame. Ah, ok. Altrimenti lo possiamo usare così, quindi anche lui lo metteremo sotto al piede perché così va a lavorare e lo possiamo bere nell'acqua portandoci il nostro litro d'acqua cioè durante in ufficio o al lavoro o dove vogliamo. Se poi facciamo anche del movimento fisico e magari andiamo in palestra o andiamo a correre, invece che portarci l'integratore ci possiamo mettere dentro questo e ce lo beviamo intanto che corriamo, intanto Anche. che Sì, facciamo poi attività sulla fisica. corsa palestra, Cris, stiamo facendo un lavorone perché però non sarà disponibile a breve, perché è davvero un lavoro lungo e di ricerca che stiamo facendo è sull'uso degli oli essenziali in altri ambiti. Non sveliamo Certo, niente, certo. però quando hai parlato di integratori, anche la palestra, insomma, ci sono degli oli particolari, magari per chi fa tanta attività fisica piuttosto Certo. che altre cose. Molto bella questa cosa sugli integratori. Io adesso piano piano li sto provando tutti, lo Zengest che hai detto, lo Zendocrin, scusami, io amo depurare il fegato ed è proprio una cosa che faccio sempre. Primavera e autunno, cambio di stagioni grosse, quindi La caldo, stagione grossa. freddo, io lo uso tanto. O io lo uso anche quando proprio sento, no, che ho fatto la cena esagerata, Certo, piuttosto che anche fuori stagione, faccio un paio di giorni. Io personalmente, ma non so se sbaglio, aumento un pochettino la dose, lo sì, metto in diffusione e mi sento subito, come dire, che porta via, sia a livello proprio alimentare, che quando mi sento particolarmente, non so se anche a voi capita, ma di essere intasati. Proprio, per esempio, un segno tipico che dà, magari questo può essere di aiuto, la iperattività epatica è quella che si chiama sonnolenza postprandiale, cioè un classico. Io chiedo ai miei pazienti, ti capita dopo che mangi di avere il classico coccolone, no? certo. Che non è voglia di pisolino, è proprio È proprio quel il sonno. coccolone. Esatto, io lo riconosco perché è proprio su di me succede così. Quando ho mangiato qualcosa che io so o magari faccio finta di non sapere che non è per me, o magari allora io sono una vegana peccatrice, nel senso che a volte, raro, però sul formaggio ogni tanto sforo. Per esempio, non so, una volta al mese, 15 giorni, no? La pizza con gli amici la mangio e non essendo abituata, io lo sento Lo che senti subito. mi dà pesantezza, mi dà proprio che soprattutto il giorno dopo mi viene proprio il coccolone. Ho detto, ecco, ci siamo, lo sapevo, è il karma che mi fa pagare il mio peccatuccio, e quindi vado di depurazione epatica perché è proprio l'organo bersaglio. A me Certo, questo poi serve come indicazione nei trattamenti osteopatici, quindi con le certo. correlazioni somatoviscerali o viscerosomatiche, è molto importante, però ecco, è un segno tipico, come anche l'emicrania nell'emiscalpo, scusatemi, nell'emiscalpo destro è tipico della correlazione renale, epatica. Scusatemi, oggi mi escono le Eh, parole confuse. Ecco, io quindi ad esempio ti aggiungo, anch'io quando mangio qualcosa che non va bene, me ne accorgo perché magari mi si gonfia anche tipo proprio la pancia, l'intestino, ma me ne accorgo veramente perché vabbè, anch'io non sono vegana, non seguo nessun, diciamo, criterio,
però ci sono anch'io degli alimenti che non tollero proprio, che ho tolto dalla mia alimentazione, quando anch'io magari capita che fuori a mangiare una pizza piuttosto che sgarri, io me ne accorgo subito perché proprio mi gonfio, mi viene proprio male, e quindi uguale a te, infatti vedi che a me lo Zendocrin anche in casa non manca Zendocrin mai. sotto, anch'io ce l'ho. Ho visto prima quando ci siamo connessi che tu ce l'hai, non è vero, so dove lo tieni, però anch'io lo tengo a portata di mano perché è importante, quindi sapere i sintomi, i segnali. Sì. Cominciamo anche pian piano, anche con chi ci segue, un percorso di conoscenza verso se stessi. Lo Zendocrin mi viene da dire, la volta che si possono dire le parolacce in YouTube, incazzate, ma quella rabbia proprio... Allora, quello che si arrabbia e butta fuori va bene, perché è normale Brava. arrabbiarsi e quindi Oggi aumenta mi il precedi fuoco in e lo tutto butto quello che devo fuori. dire. Le persone, i pacifici, i calmi, tanti mi dicono, ma tu non ti incacchi mai? E io dico, magari se riuscissi a tirar fuori quel buff in più, perché butterei fuori. In realtà io mi arrabbio e porto a casa e il fegato Somatizzi. si comprime, va in iperattività, succedono una serie di cose. Ripeto, questo non vuol dire avere una patologia al fegato, tutt'altro. No, no, è una Però, questione energetica. esatto, è una questione energetica, ma proprio che poi il fegato fisicamente, fisiologicamente fa più fatica a lavorare. Quindi è vero che il Zendocrin è un olio che depura, eccetera, ma a volte va bene anche per questo aspetto energetico, per questo aspetto emozionale, ok? Quindi mi arrabbio e non riesco o non posso, perché io Posso. immagino tutti quelli che si incavolano con il capo. Non è che posso mandare il capo, anche se dovrei, però o vengo a casa e rompo qualcosa, e a volte è terapeutico, basta che non tengo Sì, però dentro. qua ti fermo un attimino, scusami, Sì, sì. perché in teoria la rabbia va buttata fuori nel momento. Quindi, come dicevi tu, Eh, come il bambino che gli si dice quando andiamo a casa, ha fatto, che ne so, un disastro in un negozio, quando andiamo a casa poi le prendi. No. no, La cosa va fatta nel momento. Quindi se la rabbia è successa al lavoro, la devo sfogare, cioè piuttosto vado in bagno e la sfogo, ok, perché portarla... hai ragione, hai ragione. Oh, si è bloccata. Quindi piuttosto Okay. portatevi, cioè, O prendetene subito, coscienza, però sì, 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 perché poi è un processo più lungo, quello di elaborazione, riandare a ritirar fuori. Però io capisco che tante volte non siamo nella condizione di poter buttare fuori tutto. Quindi Zendocrin, anche per questo uso. Corretto? giusto. Ok. Mi senti ancora? Sì, era uscita Sì, un'indicazione strana. sì, 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 Perfetto, sì. quindi ecco, altresì invece parlavamo dello Smart and Sassy, al contrario invece va ad accelerare, quindi secondo me potrebbe essere proprio una procedura logica del pulisco e poi E poi, accelero. Quindi arriva la certo. primavera, arriva l'estate. Anche adesso stiamo arrivando anche da un periodo lungo di chiusura, introspezione, rabbia, cose. Pulire, 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 pulire per dar spazio al nuovo e anche se non devo dimagrire, giusto? Non è che allora lo Non Smart serve per Sassi, forza. Io ad esempio lo prendo, esatto, il ciclo anch'io lo lo faccio prendo, sempre anche ma di questo. esatto, non ho bisogno di dimagrire, ma io se lo prendo mi dà quella grinta, quella carica proprio e mi Anche perché è un olio sento. che mette energia, quindi va bene anche proprio come un energizzante, come... anche perché, Esatto. vabbè, contiene pompelmo, limone, menta, zenzero e cannella, quindi ha Sono voglia. tutti super energizzanti, quindi Ad esempio, va benissimo anche solo perché, come dicevamo prima, iniziamo un nuovo periodo, quindi anche solo come, ovvio, magari non lo prendiamo per un periodo lungo, però proprio come stimolatore, anche perché lavora comunque sulla cellulite, un pochino sulla riduzione, per cui male non ci fa. Io ti ripeto, ad esempio, lo metto anche nelle creme, e anche qui vi posso dare un consiglio. Volete farvi una crema a corpo? ah, Metteteci qualche goccia e la beh, usate come crema riducente. fantastico. Quindi sia crema sia olio sul corpo dopo la doccia, dopo il bagno o anche Certo. nel bagno, un bel O anche ammollo. nel bagno, se fate il bagno è perfetto, nella Sì, doccia magari si perde un pochino.
Sì, perché il bagno poi abbiamo i pori che si aprono, quindi penetra in tutto il corpo. L'unico Fantastico. consiglio che vi do e vi dico, occhio d'estate, perché Ah, contiene il pompelmo e contiene il limone, quindi contiene degli agrumi che abbiamo già sono detto, vero? fotosensibilizzanti. Per cui, ovvio che se dovete, cioè, Beh, il d'estate cosa bagno vuol dire? serale, No? Alla sera lo potete mettere se non siete però, al mare. però alla Cioè, sera tipo, se io lo, prendere tutti questi energizzanti alla sera, mm, cosa allora, dici? diciamo, passiamo così. Se io sono a casa e non devo andare in piscina e non devo andare al mare, lo posso mettere anche d'estate. Non lo posso mettere la settimana che sono al mare, perché non passano 8 ore prima dell'esposizione. Ma se io sono qua, io ad esempio che ad agosto lavoro e sono tutto il giorno nel mio studio, io questo olio lo uso anche ad agosto, perché tanto sono a casa. Non va bene se devo andare in piscina mi devo ricordare, ah no, domani non lo metto perché devo andare in piscina, o se sono nella mia settimana di vacanza al mare, allora non lo uso. Non lo uso. E sul fatto che abbia questi oli un po', diciamo, energizzanti, usarlo di sera, è vero che non c'è menta, io dico sempre la menta non si prende la No, la sera. menta c'è, qui la menta c'è. Ah, la menta c'è, ok, questa me Sì, l'ero persa. c'è Magari allora, lo zenzero, la cannella, la menta, il pompelmo e il limone. Lì dipende voi come siete. Io che fino a qualche anno fa soprattutto non avevo problemi di sonno, lo usavo anche di no, sera. io... Anzi, vabbè, ve lo dico perché lo mettevo di sera e poi mettevo il Domopac, Ah, così ce l'hai... l'olio rimaneva lì e lo lasciavo agire perché agisce meglio. Adesso quest'anno che ho problemi un pochino di sonno, devo dire la verità, di notte, di sera non l'ho ancora provato. Di giorno sì, ma cioè, non ho ancora iniziato perché la primavera non è ancora arrivata, sotto inizio a metà primavera a usarlo. È individuale, no? Come il caffè. Io posso bere Poi il provate, caffè, io posso bere il certo. caffè alla sera, so che non fa benissimo, un altro dei peccatucci che non dovrei fare, però io 1 o 2 caffè al giorno li prendo. Io posso prendere il caffè dopo cena, a me non succede assolutamente nulla. Però se Bravissimi. io prendo la menta la sera, io o anche il limone, a me personalmente il limone non fa dormire e invece mi fa dormire Vedi. il caffè. Questo per dire che ognuno deve fare un po' Questo poi delle è molto prove. soggettivo. Esatto, c'è uno che dice no, io dormo anche se uso lo Smart Sassi, c'è quello che mi dice no, mi dà fastidio, dipende a cosa siamo più sensibili. Probabilmente io non sono sensibile al caffè, ma lo sono Certo, agli dipende poi oli. ognuno di noi come... Poi magari la menta, il limone, che sono oli semplici ma molto interessanti. Di giorno io lo uso tantissimo, la menta, il limone, eccetera. Ecco, magari scegliere un po' le fasce orarie più corrette, Certo, altrimenti vanno bene comunque. Idem per le pastiglie, idem però comunque la pastiglia entra in circolo, quindi se la prendete per cena e non andate immediatamente a dormire, credo non succeda nulla. no, Ma questo infatti, effetto così stimolante sembra paradossale, ma è molto più accentuato in aromaterapia, per esempio. Quindi certo, annusare la menta mi fa dormire meno che magari berla. Però ecco, su certe cose magari poi di volta in volta quando ci capitano lo ricordiamo. Ecco, quindi detto questo, abbiamo detto Zendocrin tutta la vita perché è un olio che serve veramente, perché siamo in questi ultimi periodi o anni di caos interiore, rabbia, non elaborazione, pulizia. Poi adesso poi chi vede il video in che periodo può essere in qualsiasi periodo, però per esempio al cambio tra primavera e estate o autunno-inverno è veramente, veramente importante perché se prendete l'abitudine a fare questo lavoro di pulizia epatica al cambio stagione, le difese immunitarie cambiano proprio certo, qualitativamente e un sistema immunitario forte è un discorso anche certo. molto, molto ampio, però di vitale importanza. Ok, perfetto. Detto questo, abbiamo anche stasera raccontato un sacco di belle cose. E, ecco, vuoi aggiungere qualcosa? No, direi che per oggi abbiamo già dato abbastanza e Ne poi ci abbiamo sentiamo poi dette. dopo. Tanto il discorso è lungo, ci sono il mondo degli oli, è veramente un olio, un mondo infinito, Infinito. quindi Cristina è sempre disponibile e quindi poi abbiamo anche gli altri consulenti che bravissimi come Lucia o Daniele che ci seguono, ci aiutano a fare le loro interviste
quindi siamo veramente un team di persone competenti e in continua crescita. Quindi, come al solito, vi invito a mettere mi piace al video e a iscrivervi al canale. Per qualsiasi domanda, vedo che qualcuno comincia a inviarmele, potete inviarci domande, dubbi, curiosità ai link che ho messo qui sotto. Quindi per adesso vi ringrazio, grazie a tutti, grazie a Cristina, Grazie a voi. buona serata Buona e serata. alla prossima. Ciao! Ciao, ciao, ciao.